Il volto del direttore di banca divenne pallido quando chiesi di chiudere tutti e 7 i miei conti. Dietro di lei, la mia ex moglie, Jessica, rimase immobile sulla soglia del suo ufficio angolare, osservando attraverso il vetro mentre firmavo i moduli di prelievo. Accanto a lei c'era il suo nuovo marito, Derek Patterson, l'uomo che poco prima mi aveva detto di tagliare i ponti con sua moglie. Non aveva idea che quel ragazzo trasandato, che aveva abbandonato la scuola media, fosse sul punto di uscire con 70 milioni di dollari in asset. Ma sto anticipando troppo. Lasciate che vi racconti come un ragazzo che non ha mai finito la terza media sia diventato abbastanza ricco da mandare in crisi i numeri trimestrali di una banca con una sola firma. Mi chiamo Tyler Morrison. Ho 41 anni e sembro esattamente quello che ci si aspetta da uno che ha lasciato la scuola a 13 anni per aiutare sua madre morente. Mani ruvide, volto segnato dal tempo, vestiti presi dagli scaffali degli sconti nei grandi magazzini. Il tipo di persona che si supera senza nemmeno guardare, proprio come ho sempre voluto. Quando cresci povero in un posto come Harrisville, Kentucky, impari presto che mettersi in mostra ti fa derubare, e tenere la testa bassa ti mantiene in vita. Mi sono sposato con Jessica Hartwell quando avevamo entrambi 19 anni. Era bella, ambiziosa. Lavorava per laurearsi al college comunitario mentre io trasportavo materiali da costruzione per $12 l'ora. Vivevamo in un parco di roulotte ai margini della città, mangiando ramen 4 sere a settimana e sognando di avere un giorno abbastanza soldi per comprare una vera casa. Jessica voleva lavorare in banca. Aveva tutto un piano ben definito, laurea breve, poi laurea triennale, scalare la gerarchia aziendale, diventare direttrice di filiale entro i 30 anni. Ho sostenuto quel sogno con ogni stipendio che guadagnavo. Ma ecco il problema dei sogni. A volte costano più dei soldi. Costano la persona che eri. Quando Jessica finì la laurea, io gestivo la mia piccola squadra di costruzioni. Niente di speciale, solo 3 uomini su un camion malandato, prendendo qualsiasi lavoro capitasse. Non diventavamo ricchi, ma guadagnavamo abbastanza da permettere a Jessica di concentrarsi sulla carriera senza preoccuparsi dell'affitto. Fu assunta alla Cornerstone Bank come addetta ai prestiti, e ne ero così orgoglioso che sembravo sul punto di scoppiare. Il primo anno sembrava tutto perfetto. Jessica tornava a casa parlando di tassi di interesse e approvazioni di credito. Io le raccontavo del ponte che avevamo costruito o del tetto che avevamo riparato. Mondi diversi, ma in qualche modo si incastravano. Ci sedevamo sulla piccola veranda della nostra roulotte, bevendo birra economica e pianificando un futuro che sembrava quasi a portata di mano. Le crepe iniziarono a mostrarsi intorno al 3° anno della sua carriera bancaria. Jessica fu promossa a vice direttrice di filiale e improvvisamente i nostri mondi non erano solo diversi, erano incompatibili. Cominciò a tornare a casa più tardi, partecipava a eventi di networking, si univa a organizzazioni professionali, e io notavo come si irrigidisse quando arrivavo alle funzioni bancarie con la terra sotto le unghie e i calli sulle mani. Il divorzio arrivò quando avevo 26 anni. Veloce, pulito, senza drammi. Jessica disse che ci eravamo allontanati, volevamo cose diverse, dovevamo ritrovarci. Tutte le frasi che si usano quando si vuole dire ti ho superato senza sembrare crudeli. Firmai i documenti senza oppormi, perché cosa avrei potuto fare? Costringere qualcuno a restare sposato con me quando voleva chiaramente andarsene? Non avevamo figli, né molti beni. Lei tenne la macchina. Io il camion e gli attrezzi. Giusto così. Quello che Jessica non sapeva, quello che nessuno sapeva, era cosa accadde 6 mesi dopo il divorzio. La mia squadra era stata assunta per demolire un vecchio magazzino ai margini della città. Un lavoro standard, niente di speciale. Ma mentre svuotavamo il seminterrato, trovai qualcosa che avrebbe cambiato tutta la mia vita. 73 sacchi da cantiere pieni di soldi, nascosti dietro una parete finta. Denaro di droga, ovviamente. Doveva essere di qualche operazione scoperta o abbandonata anni prima. Rimasi in quel seminterrato per 20 minuti a fissare più soldi di quanti ne avessi mai visti in vita mia. I miei ragazzi erano al piano di sopra a caricare le macerie.
Nessuno sapeva che ero lì sotto. Nessuno sapeva cosa avevo trovato. E avevo una scelta da fare: consegnarli alla polizia e non ottenere nulla, oppure prenderli e cambiare tutto. Li presi. Chiariamo, non sono orgoglioso di aver tenuto quei soldi. Era sbagliato e lo sapevo anche mentre caricavo quei sacchi nel mio camion sotto il buio della notte. Ma sapevo anche che opportunità così non capitano 2 volte. E avevo passato tutta la vita a essere onesto, a lavorare duro, a fare tutto nel modo giusto. E tutto quello che avevo ottenuto era un matrimonio fallito e un conto in banca che non superava mai le 4 cifre. Quella notte feci una scelta. Scelsi me stesso. Nei 15 anni successivi trasformai quei soldi trovati in una fortuna legittima. Cominciai investendo nel settore immobiliare, comprando proprietà in difficoltà, ristrutturandole e rivendendole. Niente di appariscente, niente che attirasse l'attenzione. Case piccole in quartieri popolari. Investimenti che garantivano rendimenti costanti senza sollevare sospetti. Pagai le tasse su ogni centesimo guadagnato da quelle operazioni, pulendo i soldi attraverso transazioni commerciali legittime. Poi mi espansi nel commerciale, piccoli edifici residenziali, spazi retail, qualche complesso per uffici. Assunsi gestori immobiliari per occuparsi delle operazioni quotidiane mentre io restavo dietro le quinte. A chiunque si fosse preso la briga di guardare, ero solo un piccolo imprenditore fortunato con qualche investimento. Nessuno conosceva la portata di quello che avevo costruito. A 35 anni il mio patrimonio netto superava i 40 milioni. A 38, 60 milioni. E questa mattina, quando sono entrato alla Cornerstone Bank per un deposito di routine, i miei vari conti contenevano poco più di 70 milioni in liquidità. Senza contare le proprietà, senza contare le partecipazioni aziendali. Solo denaro liquido in 7 conti diversi presso la banca dove la mia ex moglie era appena stata promossa a CEO. Non vedevo Jessica da probabilmente 10 anni. Entrambi avevamo voltato pagina, vissuto vite separate nella stessa piccola città, senza mai incrociare i nostri cammini. Sapevo che si era risposata con un banchiere rampante di Louisville di nome Derek Patterson. Sapevo che aveva scalato le gerarchie della Cornerstone proprio come aveva sempre pianificato. Bene per lei. Non nutrivo rancore per il divorzio. Eravamo persone diverse che andavano in direzioni diverse. Così va la vita. Ma quella mattina, entrando in banca con la mia tuta da lavoro, gli stivali con punta d'acciaio che lasciavano tracce di terra sul marmo lucido, non mi aspettavo quello che sarebbe successo dopo. Se questa storia vi sta dando qualcosa, se vi fa riflettere sulle supposizioni che facciamo sulle persone basandoci sull'aspetto o sull'istruzione, prendete un momento per iscrivervi al canale, mettere un like e lasciare un commento su una volta in cui qualcuno vi ha sottovalutato. Il vostro coinvolgimento mi aiuta a portarvi altre storie di persone comuni che scoprono verità straordinarie. Ora torniamo a quello che è successo quando sono entrato in quella banca. L'aula era affollata come al solito nelle mattine. Gente che faceva depositi, parlava con gli addetti ai prestiti, stava in fila alle casse. Mi diressi subito verso la mia cassiera abituale, una donna gentile di nome Patricia, che gestiva i miei conti da 3 anni. Mi conosceva come Tyler Morrison, piccolo imprenditore che faceva depositi regolari e non dava mai problemi. Buongiorno, signor Morrison, disse Patricia con il suo solito sorriso. Deposito aziendale oggi. Sì, e devo trasferire dei fondi tra i conti, dissi, scivolando lo scontrino del deposito sul bancone, spostando soldi per un nuovo progetto. Eravamo a metà della transazione quando sentii una voce dietro di me che mi fece irrigidire la schiena. Patricia, ho bisogno che tu prepari i rapporti trimestrali per la revisione dopo pranzo. Mi girai e c'era Jessica, 15 anni più vecchia da quando l'avevo vista l'ultima volta, ma ancora bellissima. Abito costoso, capelli perfettamente acconciati, quel tipo di aspetto curato che urla successo. Stava attraversando la hall con un uomo alto in un abito ancora più costoso. Entrambi immersi in una conversazione su qualcosa che riguardava portafogli di prestiti commerciali. I nostri occhi si incrociarono per un secondo. Vidi un lampo di riconoscimento sul suo volto, poi altro.
Disagio forse, o imbarazzo. Voltò rapidamente lo sguardo e continuò verso gli uffici dirigenziali, i tacchi che battevano con autorità sul marmo. L'uomo con lei, Derek Patterson, presi per certo, si fermò a metà passo quando notò dove Jessica stava guardando. Seguì il suo sguardo verso di me, lì in tuta da lavoro sporca, con le mani segnate appoggiate al bancone. Vidi le sue labbra arricciarsi leggermente in un'espressione di disgusto. Un tuo amico? Chiese a Jessica abbastanza forte da farmi sentire. Ex marito, rispose lei a bassa voce, cercando di farlo andare avanti. Di tanto tempo fa. Le sopracciglia di Derek si alzarono. È quel muratore di cui mi avevi parlato. Quello che ha lasciato la scuola media. Sentii il viso arrossire, non per vergogna, ma per rabbia. Il modo in cui lo disse, come se fossi una curiosità o una storia da mettere in guardia che Jessica aveva raccontato alle cene. Patricia finì di elaborare la mia transazione, scivolando la ricevuta sul bancone con uno sguardo di scuse. Aveva sentito tutto anche lei. Buona giornata, signor Morrison, disse piano. Annuii e cominciai ad andarmene, deciso a ignorare il commento di Derek e tornare al lavoro. Ma Derek non aveva finito. Si mise proprio davanti a me, bloccando la mia strada verso la porta. Ascolta, disse Derek, con una voce intrisa di quella condiscendenza che i ricchi perfezionano dopo anni a guardare dall'alto in basso tutti, gli altri. Non so che tipo di rapporto pensi di avere con mia moglie, ma deve finire. Lei è andata avanti, si è costruita una vita vera. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un promemoria delle sue scelte sbagliate che passeggia nella sua banca. Lo guardai, sinceramente sbalordito. Jessica era diventata pallida, tirando la manica di Derek. Derek, fermati. Non serve a niente. Ma Derek la scosse via. Parlo sul serio. Perché non fai un favore a tutti e tagli i ponti con mia moglie? Trova un'altra banca. Anzi, un'altra città. Nessuno qui ha bisogno di vedere la prova di cosa succede quando abbandoni la scuola e sprechi il tuo potenziale. L'intera hall era diventata silenziosa. Tutti guardavano quell'elegante dirigente sferrare un attacco a un muratore della classe operaia sulle sue scelte di vita. Vidi pietà in alcuni volti, divertimento in altri. Patricia sembrava sconvolta. Avrei potuto dirglielo in quel momento. Avrei potuto menzionare i 70 milioni di dollari depositati proprio lì, negli uffici sopra, nella banca di sua moglie. Avrei potuto spiegargli esattamente cosa avevo costruito dal nulla mentre lui probabilmente galleggiava grazie ai contatti di papà e a una laurea in economia di qualche college privato. Ma non lo feci. Perché ho imparato molto tempo fa che la miglior vendetta non è fare scena, ma agire. Hai ragione, dissi con calma, guardando Derek dritto negli occhi. Probabilmente dovrei tagliare i ponti. Grazie per il consiglio. Uscì dalla banca a testa alta e con la decisione presa. Derek Patterson voleva che me ne andassi. Bene, me ne sarei andato e avrei portato con me ogni centesimo dei miei soldi. La prima chiamata la feci al mio consulente finanziario, una donna brillante di nome Monica Chen, che gestiva il mio portafoglio investimenti. L'avevo incontrata 5 anni prima, quando avevo iniziato a diversificare oltre il settore immobiliare, e mi aveva aiutato a costruire una rete sofisticata di investimenti che avrebbe fatto piangere di gioia la maggior parte dei pianificatori finanziari. Monica, devo liquidare tutto quello che ho alla Cornerstone Bank, dissi appena rispose. Ogni conto, ogni certificato di deposito, ogni fondo del mercato monetario, tutto. Ci fu una pausa. Tyler, sono più di 70 milioni. Sei sicuro? Le penali per il ritiro anticipato su alcuni di quei certificati ti costeranno quasi $500,000. Sono sicuro. Inizia subito con la documentazione. Voglio che sia tutto fatto entro venerdì. Posso chiederti perché questo cambiamento improvviso? Pensai al ghigno di Derek, al volto imbarazzato di Jessica, a 15 anni passati a tenere la testa bassa mentre la gente pensava che fossi solo un povero abbandono scolastico fortunato.
Diciamo che sono stanco di fare affari con persone che non apprezzano la mia clientela. Monica fu abbastanza intelligente da non insistere. Avrò i documenti pronti per la tua firma domani mattina. Dovrai presentarti di persona per chiudere i conti di questa entità. Va bene. Fissa l'appuntamento per giovedì pomeriggio. Assicurati che sia direttamente con il CEO. Queste chiusure richiedono l'approvazione esecutiva, giusto? Per cifre così alte, assolutamente. Jessica Hartwell dovrà firmare personalmente. Perfetto. Passai i 2 giorni successivi a organizzare tutto. Chiamai il mio avvocato d'affari per rivedere la documentazione di prelievo. Contattai altre 3 banche per aprire nuovi conti e trasferire i fondi. Mi assicurai che tutto fosse legale, documentato e assolutamente a prova di errore. Giovedì mattina ero pronto. L'appuntamento era fissato per le 14. Arrivai 15 minuti in anticipo, indossando gli stessi abiti da lavoro che avevo portato lunedì. Stessi stivali, stessi jeans macchiati di vernice, stessa camicia di flanella che avevo addosso quando Derek mi aveva detto di tagliare i ponti con sua moglie. Volevo che vedessero esattamente chi stava portando via 70 milioni dalla loro banca. La receptionist, una giovane donna che non poteva avere più di 25 anni, mi scrutò con disprezzo a malapena nascosto. Posso aiutarla? Ho un appuntamento alle 2 con la signora Patterson. Chiusura conto. Controllò il computer e vidi un lampo di confusione attraversare il suo volto. Signor Morrison. Sono io. Avviserò la signora Patterson che è arrivato. Prese il telefono e la sentii dire a bassa voce: è arrivato l'appuntamento per la chiusura del conto. Sì, è proprio lui. Non so, forse è un errore. Sorrisi tra me e me e mi sedetti nell'area d'attesa. Intorno a me, i dipendenti della banca seguivano le loro routine, probabilmente chiedendosi cosa ci facesse un muratore nell'area riservata ai dirigenti. Nessuno di loro aveva idea di cosa stesse per accadere. 10 minuti dopo, Jessica uscì dal suo ufficio. Era sola, grazie a Dio. Non credo che sarei riuscito a restare professionale se Derek fosse stato lì. Sembrava nervosa, il che era comprensibile. Probabilmente pensava che fosse un tentativo strano di riallacciare o di creare drammi. Tyler, disse, tendendomi la mano con formalità. È passato molto tempo. Le strinsi la mano. 15 anni, più o meno. Congratulazioni per la posizione di CEO. Hai sempre detto che ce l'avresti fatta. Grazie. Indicò il suo ufficio. Discutiamo della chiusura del tuo conto. Devo ammettere che sono rimasta sorpresa di vedere il tuo nome nel mio programma. Non sapevo che facessi ancora banca da noi. Entrammo nel suo ufficio angolare, tutto pareti di vetro e mobili costosi. Jessica si sedette dietro la sua enorme scrivania mentre io presi una delle sedie per i visitatori. Tirò su qualcosa al computer, poi aggrottò la fronte. Tyler, vedo 7 conti a tuo nome. Deve esserci un errore nel sistema. Questi saldi non possono essere giusti. Sono giusti. Alzò lo sguardo verso di me, con vera confusione negli occhi. Ma qui dice che hai più di 70 milioni distribuiti su questi conti. 72 milioni, in realtà, a questa mattina. Gli interessi sono stati buoni questo mese. La bocca di Jessica si aprì e si chiuse più volte. Com'è possibile? Sei un muratore. Non voglio offendere, ma anche i muratori di successo non hanno 70 milioni in liquidità. Mi appoggiai allo schienale della sedia, godendomi quel momento più di quanto probabilmente avrei dovuto. A quanto pare, nel settore delle costruzioni e degli investimenti immobiliari si fa buon denaro, se sai come muoverti. Ho costruito il mio portafoglio per circa 15 anni. Ho iniziato in piccolo, l'ho fatto crescere con cura, mantenendo bassi i costi. L'interesse composto è una cosa meravigliosa se gli dai tempo. Ma hai lasciato la scuola, disse, e subito sembrò imbarazzata. Scusa, è uscito male. No, hai ragione.
Ho lasciato l'8ª elementare per prendermi cura di mia madre quando si è ammalata. Non sono mai più tornato dopo che è morta. Ma c'è una cosa che non ti insegnano nelle scuole di business, Jessica. Istruzione e intelligenza non sono la stessa cosa. Forse non so il calcolo, ma so leggere le tendenze del valore immobiliare meglio di chiunque abbia un MBA. Jessica stava ancora elaborando, scorrendo i miei conti con crescente incredulità. Proprietà commerciali, portafogli residenziali, imprese. Tyler, hai costruito un impero, uno silenzioso. È sempre stata la mia preferenza. Alzò lo sguardo verso di me e vidi qualcosa che somigliava al rimpianto nei suoi occhi. Perché stai chiudendo questi conti? Perché tuo marito mi ha detto di tagliare i ponti con te. Mi ha suggerito di trovare un'altra banca, magari un'altra città. E sai una cosa? Aveva ragione. Dovrei fare affari con persone che mi rispettano. Il volto di Jessica divenne pallido. Te l'ha detto? Derek ti ha detto di andartene lunedì mattina proprio nella hall. Mi ha chiamato un promemoria delle tue scelte sbagliate. Ha detto che nessuno ha bisogno di vedere la prova di cosa succede quando abbandoni la scuola e sprechi il tuo potenziale. Oh, Dio! Jessica si coprì il volto con le mani. Tyler, mi dispiace tanto. Derek può essere. È cresciuto ricco. Non sempre capisce. Risparmiati le scuse, dissi, senza essere scortese. Non sono qui per un perdono. Sono qui per chiudere i miei conti e spostare i miei affari altrove. Ho già aperto nuovi conti alla First National. Sono stati molto accoglienti, molto rispettosi. Non hanno mai menzionato la mia istruzione o il mio aspetto. Jessica aprì un'altra schermata e vidi il suo volto diventare ancora più pallido. Tyler, capisci cosa farà questo ai nostri numeri trimestrali? 72 milioni di asset ritirati compariranno in ogni rapporto. Il consiglio avrà domande. I nostri azionisti andranno nel panico. Non è un mio problema. Ti prego, disse, e ora c'era una vera disperazione nella sua voce. Sono diventata CEO 6 mesi fa. Sono la prima donna a ricoprire questa posizione alla Cornerstone. Se perdo un cliente di questa portata nel mio primo anno, distruggerà la mia credibilità. Sentii un piccolo sussulto di simpatia. Jessica aveva lavorato duramente per arrivare dove era. Ma poi ricordai lunedì mattina, ricordai di essere lì in quella hall mentre suo marito mi insultava davanti a tutti, e la simpatia svanì. Avresti potuto dire qualcosa, feci notare, quando Derek mi stava distruggendo, chiamandomi uno spreco di potenziale. Avresti potuto fermarlo. Invece sei rimasta lì, imbarazzata di essere stata sposata con me. Rimasi scioccato. Non sapevo cosa dire. Ecco un'idea. Avresti potuto dire, Derek, smettila di fare il cretino. Avresti potuto dire a tuo marito che non tutti misurano il successo allo stesso modo. Avresti potuto difendere l'uomo con cui sei stata sposata per 7 anni, che ha sostenuto i tuoi sogni anche quando significava mangiare ramen ogni sera per risparmiare per i libri di testo. Jessica stava piangendo ora. Il mascara cominciava a colarle. Hai ragione. Avrei dovuto farlo. Ma ti prego, Tyler, non farlo. Possiamo sistemare tutto. Parlerò con Derek. Lo farò scusare. Qualunque cosa tu voglia. Non voglio niente, tranne i moduli di prelievo. Tirò fuori una cartellina dal cassetto, le mani tremanti mentre mi passava i documenti sul tavolo. Devo chiederti, lo stai facendo solo per farmi del male? È una vendetta per il divorzio. No, dissi sinceramente. Il divorzio è di 15 anni fa. Entrambi abbiamo voltato pagina. Non riguarda il nostro matrimonio, Jessica. Riguarda il rispetto. La tua banca ha assunto qualcuno che mi ha trattato come spazzatura, e tu non hai fatto nulla per fermarlo. Questo mi dice tutto quello che devo sapere su dove tenere i miei soldi. Cominciai a firmare i moduli uno dopo l'altro.
Ogni firma rappresentava milioni di dollari che uscivano per sempre dalla Cornerstone Bank. Jessica guardava in silenzio, le lacrime ancora scendevano sul suo viso. Eravamo quasi alla fine quando Derek passò davanti all'ufficio. Guardò attraverso la parete di vetro, mi vide seduto lì con Jessica e ebbe addirittura l'audacia di sembrare infastidito. Aprì la porta senza bussare. Jessica, che succede? Perché è nel tuo ufficio? Derek, non ora, disse Jessica, con la voce rotta. Ma Derek non ascoltava. Mi guardò con lo stesso disprezzo di lunedì. Credevo ti avessi detto di tagliare i rapporti con mia moglie. Sta chiudendo i suoi conti, disse Jessica a bassa voce. Tutti. Bene, disse Derek. Probabilmente è meglio così. Forse troverai una banca più adatta al tuo livello economico. Finii di firmare l'ultimo modulo e mi alzai. In realtà, ho trovato diverse banche interessate al mio business. First National è stata particolarmente entusiasta di acquisire un cliente da 72 milioni. La stanza cadde nel silenzio. Derek mi fissava come se avessi parlato in una lingua straniera. 72 milioni, più o meno. Fluttua con le condizioni di mercato. Derek guardò Jessica, che annui miseramente. Poi tornò a guardarmi, e vidi il suo volto passare dallo sbalordimento allo shock, e infine a qualcosa che forse poteva essere rispetto, se non fosse stato così palesemente forzato. Aspetta, disse Derek. Sei il conto Morrison, quello segnalato per revisione esecutiva a causa della sua dimensione. Sono io, dissi, il ragazzo che ha lasciato la scuola media senza potenziale. La bocca di Derek si aprì e chiuse più volte. Sembrava un pesce che annega nell'aria. Non volevo dire, indossavi abiti da lavoro. Sembravi un appaltatore. Finii per lui. Lo sono. Solo che sono anche un investitore immobiliare di grande successo, che sa che l'apparenza non definisce il valore, a differenza di qualcun altro. Presi moduli di prelievo compilati e li consegnai a Jessica. Questi hanno bisogno della tua firma come CEO. Vorrei che i trasferimenti fossero avviati entro domani mattina. Jessica firmò con mani tremanti, senza guardare suo marito. Sarà fatto entro mezzogiorno di domani. Apprezzo. Mi voltai per uscire, poi mi fermai sulla soglia. Derek, avevi ragione su una cosa. Dovrei tagliare i rapporti con tua moglie e con la tua banca. Quindi, grazie per la spinta. A volte abbiamo bisogno di persone come te per ricordarci quanto valiamo. Uscii da quell'ufficio a testa alta e con la coscienza pulita. Dietro di me, sentii Derek iniziare a litigare con Jessica, la voce che si alzava ad ogni parola. Ma non era più un mio problema. Patricia era alla sua postazione quando passai per la hall. Mi sorrise, un sorriso vero stavolta. Buona giornata, signor Morrison. Anche a te, Patricia. E, sai, se mai vorrai lavorare per qualcuno che apprezza i buoni dipendenti, First National sta assumendo. 3 mesi dopo, le conseguenze della chiusura del mio conto si facevano ancora sentire. Sentii dire che il rapporto trimestrale di Cornerstone era stato un disastro. Il consiglio di amministrazione aveva chiesto spiegazioni su come avessero perso il loro più grande cliente individuale. Jessica era in bilico, la sua posizione di CEO a rischio. Derek aveva ricevuto un severo richiamo per le relazioni con i clienti e ora teneva corsi di sensibilizzazione per i dipendenti junior. L'ironia era deliziosa. Ma la parte migliore non era la vendetta o la vergogna. La parte migliore fu quello che accadde dopo. First National Bank non solo accolse il mio business. Lo celebrò. Il direttore della filiale gestiva personalmente i miei conti, assicurandosi che avessi tutto ciò di cui avevo bisogno. Mi offrirono tassi migliori, condizioni migliori, un servizio migliore di quanto Cornerstone avesse mai fatto. E quando dissi che stavo pensando di finanziare un programma educativo per ragazzi che avevano abbandonato la scuola, offrirono subito di raddoppiare la mia donazione. Fondai la Morrison Foundation con 20 milioni. La missione era semplice, offrire opportunità educative,
Formazione professionale e mentorship a chi era caduto attraverso le maglie della scuola tradizionale. Programmi per il diploma di scuola superiore, borse di studio per scuole professionali, incubatori di impresa per imprenditori senza istruzione formale. Tutte le cose che avrei voluto esistessero quando ero un ragazzo che cercava di capire la vita senza un diploma. La prima laureata fu una ragazza di 17 anni, Emma, che aveva lasciato la scuola per aiutare il padre malato. La inserimmo in un corso per assistente medico. Pagammo la sua certificazione e la aiutammo a trovare lavoro nell'ospedale dove curavano suo padre. Mi mandò una cartolina che diceva: "Hai visto potenziale dove tutti gli altri vedevano solo una bocciata. Grazie per aver creduto in persone come noi." Quella cartolina sta sulla mia scrivania nel mio ufficio di casa, proprio accanto al primo assegno che ho mai fatto alla fondazione. Mi ricorda perché nulla di tutto questo conta se non lo usi per aiutare gli altri a risalire. Non sentii più direttamente Jessica, anche se ricevetti una lettera formale dal nuovo CEO di Cornerstone circa 6 mesi dopo la chiusura del conto. Jessica era stata licenziata, spiegava la lettera, e volevano scusarsi per il trattamento che avevo ricevuto. Speravano che considerassi di riportare il mio business da loro. Scrissi una risposta cortese, rifiutando e suggerendo di concentrarsi meno sull'apparenza e più sul carattere nel valutare clienti e dipendenti. Derek, sentii, aveva preso un posto in una banca in un altro stato. A quanto pare, la sua reputazione in città aveva subito un colpo dopo che si era sparsa la voce su come mi aveva trattato. A quanto pare, le piccole città hanno una memoria lunga su chi tratta bene le persone e chi no. Quanto a me, continuo a fare quello che ho sempre fatto: gestire le mie squadre di costruzione, amministrare le mie proprietà, far crescere i miei investimenti. Continuo a vestire con abiti da lavoro e guidare un camion vecchio di 10 anni. Continuo a tenere la testa bassa e i miei affari per me. L'unica differenza è che ora in città sanno che Tyler Morrison è molto più di quello che sembra. La settimana scorsa, ero al negozio di ferramenta a prendere materiali quando incontrai un vecchio amico dei tempi della costruzione. Aveva sentito della chiusura del conto attraverso il passaparola del paese. "Amico", disse scuotendo la testa incredulo, "ho sentito che sei entrato alla Cornerstone e hai chiuso 70 milioni come se niente fosse." "È vero. Più o meno." "Come hai fatto, Tyler? Come fa uno come noi a ottenere quei soldi?" Ci pensai un attimo. Una combinazione di fortuna, duro lavoro e decisioni intelligenti. Ma soprattutto, è stato non ascoltare quando mi dicevano che non potevo farcela perché non avevo il diploma giusto o il background adatto. Alla fine, la miglior vendetta contro chi ti sottovaluta non è dimostrare che si sbagliano. È costruire qualcosa di così grande che devono riconoscere il tuo valore, che lo vogliano o no. Lui rise e aggiunse: "E chiudere i tuoi conti nel processo non ha fatto male, vero?" Quello, ammettei con un sorriso, è stato solo un bonus. La verità è che non so se Derek o Jessica abbiano imparato qualcosa da quello che è successo. Forse sì, forse no. Non è davvero un mio problema. Quello che so è che io ho imparato qualcosa di importante. Il tuo valore non è determinato dall'istruzione, dall'apparenza o da quello che gli altri pensano tu debba essere. È determinato da quello che costruisci, chi aiuti e come tratti gli altri lungo il cammino. Ho costruito un impero dal nulla. Ho aiutato ragazzi che avevano abbandonato la scuola a trovare una seconda possibilità. E ho trattato tutti con il rispetto che volevo ricevere. Questo vale più di qualsiasi diploma, laurea o approvazione di chi giudica i libri dalla copertina. Derek Patterson mi disse di tagliare i rapporti con sua moglie e trovare un'altra banca. Il miglior consiglio che mi abbiano mai dato, perché mi ha costretto a capire che per anni avevo accettato meno di quello che meritavo. Tenere il mio successo nascosto per non fare onde, restare piccolo per far sentire gli altri a loro agio. Basta. Oggi, quando qualcuno mi chiede cosa faccio nella vita, dico la verità. Sono un ragazzo che ha lasciato la scuola media e ha costruito un portafoglio da 70 milioni con investimenti immobiliari. Gestisco una fondazione che aiuta altri ragazzi che hanno abbandonato la scuola a trovare la loro strada, e non me ne scuso affatto.
La Morrison Foundation ha appena finanziato la sua 100ª borsa di studio il mese scorso. Un giovane che ha lasciato la scuola a 16 anni per sostenere la famiglia si è appena diplomato con la certificazione HVAC e ha aperto la sua impresa. Mi ha chiamato personalmente per ringraziarmi. Signor Morrison, ha detto con la voce piena di emozione, nessuno ha creduto in me tranne lei. Tutti dicevano che ero un fallito, uno spreco. Lei mi ha mostrato che non importa. Non importa. Gli ho risposto, quello che conta è quello che farai dopo. E da dove sto io, stai andando alla grande. Dopo aver riattaccato, rimasi nel mio ufficio a pensare a tutti i sentieri che mi avevano portato fin lì, ai soldi trovati che avevano dato il via a tutto, agli investimenti che li avevano fatti crescere, al divorzio che mi aveva insegnato a guardare avanti, e all'insulto che alla fine mi aveva spinto a rivendicare pubblicamente il mio valore. Pensai a Jessica, che aveva scalato la banca ma aveva perso di vista ciò che contava. A Derek, così concentrato su titoli e apparenze da non vedere il valore quando gli stava davanti. A tutte le persone che mi avevano sottovalutato negli anni solo perché non sembravo il loro ideale di successo. Ho pensato a quel ragazzino spaventato di 13 anni che aveva lasciato la scuola per prendersi cura della madre morente, che faceva lavori edili per il salario minimo, che pensava di non valere nulla perché non aveva un diploma. Quel ragazzo non avrebbe mai creduto a dove sarebbe arrivato. Ma ecco la verità sul successo. Non si tratta di soldi, anche se i soldi aiutano. Non si tratta di dimostrare agli altri che si sbagliano, anche se può essere soddisfacente. Si tratta di costruire qualcosa di significativo, aiutare gli altri a salire, e rifiutare che qualcun altro definisca il tuo valore. Derek Patterson voleva che sparissi, che smettessi di essere un ricordo del passato di sua moglie. Invece, ho preso 72 milioni di dollari e li ho trasformati in qualcosa che avrebbe aiutato centinaia di ragazzi, come me. Ho trasformato il suo insulto in un catalizzatore per il cambiamento, il suo disprezzo in motivazione per crescere. Questa è la vera vendetta. Non distruggere chi ti ha fatto del male, ma usare la sua negatività come carburante per costruire qualcosa di bello. La prossima volta che qualcuno ti dirà che non puoi fare qualcosa perché non hai il background o l'istruzione giusta, ricorda questa storia. Ricorda che un ragazzo che ha lasciato la scuola media in Kentucky è diventato così ricco da far crollare i numeri trimestrali di una banca con una sola firma. Ricorda che le apparenze non definiscono il valore, i titoli non garantiscono il successo, e chi ti sottovaluta ti sta solo mostrando con chi non fare affari. E se qualcuno ti dice di tagliare i ponti, di andare avanti, di cercare un posto più adatto al tuo livello, ringrazialo, perché ti ha appena dato il permesso di trovare un posto migliore, un posto che apprezzi davvero ciò che porti in tavola. È esattamente quello che ho fatto io e non ho mai guardato indietro. Se questa storia ti ha colpito, se ti ha ricordato che il valore viene da dentro e non dall'approvazione degli altri, condividila. Lascia un commento su un momento in cui essere sottovalutato è diventato la tua più grande motivazione. E ricorda, la migliore risposta al disprezzo non è la rabbia. È un successo così innegabile che persino i tuoi critici devono riconoscerlo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Ora vai e costruisci qualcosa che faccia rimpiangere a chi ha dubitato di te di non averti mai creduto.